Sono Kasia, benvenuti al canale Terone Polacco. Oggi vediamo Zamość, chiamato la Padova del Nord. Oggi stiamo andando a una città polacca per portare il pacco da giù al nostro amico italiano. Tra quanto dovrebbe starci il treno? Tra quanto deve stare l'altro treno? E cosa vorresti raccontare di quel viaggio? Abbiamo fatto da Varsavia a Lublino in 2 ore, mi sono messo a lavorare sul computer, come avete potuto vedere. Ho dovuto prendere una valigia perché fa da pacco da giù per il nostro caro amico calabrese che andiamo a trovare. È pesante, una ventina di chili. Vi sconsiglio di fare un viaggio con un peso così. Cosa porti in quella valigia? Un morto? Abbiamo 12 kg di passate, 3 kg di tonno, che altro? Olio. 250 ml di olio e regalini vari, quindi pesantuccio. A quale città andiamo? Zamość, la Padova del Nord. Szczebrzeszyn. Quasi. Szczebrzeszyn. Szczebrzeszyn. Quasi. One eternity later. Allo? Come? Szczebrzeszyn. No. 12 seconds later. Szczebrzeszyn. Amo? Di Trzebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Quello che ha detto lei, ne voglio 2. No, ripeti. W Trzebrzeszynie, Strzebrzeszynie Szczebrzeszynie. chrząszcz Książć. brzmi Brzmi. w trzcinie. W Trzcinie. Tutto insieme? Domani. Zamość fu costruita nel 1580 da Jan Zamoyski come sede principesca e capitale dei propri vastissimi possedimenti. Zamoyski aveva studiato all'Università di Padova e fu proprio nella città che conobbe l'architetto Bernardo Morando e fu proprio quest'ultimo a progettare la città di Zamość sui progetti rinascimentali dell'epoca di città ideale, ed è grazie a questo che Zamość fu soprannominata la Padova del Nord. La piazza del mercato è il
punto centrale di tutta la zona storica ed ha una grandezza di 100 metri per lato e ha il municipio che lo fa da padrone. Il tutto è incorniciato dalle case armene, dove colori e forme sono diversi tra loro, ma la cosa più caratteristica di queste case sono i bassorilievi di cui sono ornate, poiché in città con palazzi simili il tempo o la guerra li avevano distrutti e al posto di ricrearne dei nuovi furono solamente disegnati e dipinti. Oltre a questa bella piazza ce n'è un'altra, dove veniva fatto un altro mercato conosciuta come Piazza del Mercato dell'Acqua. Nel 1992 il centro storico di Zamość è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Zamość è una bella cittadina, silenziosa, bellissima, non inquinante. Cosa si può vedere qui? Di tutto, si possono vedere la città vecchia che è molto bella, ci sono palazzi antichi, c'è pure anche la rotonda dove nel tempo di guerra c'era un concentramento di smistamento di ebrei e non ebrei. È molto significativo ed è molto antico. Zamość è stato costruito da un italiano. Morandi, Bernardo. Da Bernardo Morandi, e quindi gli italiani hanno fatto sempre onore in tutto il mondo e basta. E basta. La comunità ebraica di Zamość fu fondata nel 1588, quando Jan Zamoyski acconsentì all'insediamento degli ebrei entro i confini della città, e nel giro di 150 anni circa il loro numero crebbe enormemente al punto di creare una sinagoga, 2 case di preghiera e un ospedale ebraico proprio qui a Zamość. La comunità ebraica era molto numerosa e tra il 1610 e il 1620 fu costruita la vecchia sinagoga di Zamość e funzionò come luogo di culto degli ebrei fino alla seconda guerra mondiale, quando i nazisti la trasformarono in una falegnameria. In seguito verrà ristrutturata e trasformata come biblioteca pubblica ed infine, nei primi anni 2000, dopo un ennesimo restauro, fu restituita alla comunità ebraica da parte del governo polacco, dopo essere entrata sotto la tutela dell'UNESCO. Piove. Sempre quando dobbiamo andare da qualche parte, piove. Questa che vedete alle mie spalle è la rotonda.
Inizialmente faceva parte delle vecchie mura della città, poi durante la seconda guerra mondiale fu usato come campo di concentramento da parte dei tedeschi verso le persone locali e furono uccise davvero tante persone, almeno 8.000. La follia nazista non si fermava davanti a città grandi, tantomeno davanti alle piccole. Infatti anche qui l'esercito tedesco istituì un piccolo campo di sterminio dentro la rotonda, che era parte delle vecchie fortificazioni cittadine costruite tra il 1825 e il 1831. La Gestapo tedesca se ne impossessò nel 1940 e la utilizzarono come prigione, campo di detenzione e luogo di esecuzioni di massa di polacchi ed ebrei. Si stima che oltre 50.000 persone siano passate per il campo e di questi ne furono trucidati 8.000. Questo posto ora è un museo dedicato a ricordare le atrocità di quel periodo. Al centro del cortile si trova una targa in pietra che ricorda il luogo delle cremazioni dei corpi umani. Nel cimitero intorno alla rotonda ci sono le ceneri di 45.000 persone. Grazie per aver visto questo video, alla prossima, lasciate mi piace, seguite il canale, condividete quello video e se vi è piaciuto lasciate un commento. Ciao!